Ciao ragazzi, oggi parliamo di Mike Mentzer, uno dei bodybuilder più famosi degli anni 70, non solo e non tanto per i risultati sportivi, quanto per l'enorme risonanza e influenza che ebbe proponendo la sua filosofia sull'allenamento ad alta intensità, un approccio innovativo e anticonformista per l'epoca. Una scuola di pensiero che, nata con la pubblicazione del metodo Heavy Duty nel 1979 ed evolutasi nel tempo, ancora oggi alimenta accese discussioni e riscontra notevole popolarità. Enjoy! Michael John Mentzer, detto Mike, nasce a Filadelfia, in Pennsylvania, il 15 novembre 1951. A 11 anni vede l'immagine di Bill Pearl sulla copertina di una rivista e ne rimane impressionato. Convince il padre ad acquistare un bilanciere, dei manubri e comincia ad allenarsi con i pesi nel suo garage. Visto l'entusiasmo e l'impegno negli allenamenti di Mike, qualche tempo dopo il padre lo presenta a John Myers, un esperto powerlifter. E in breve Mike comincia ad allenarsi nella palestra di John, dove apprende i rudimenti dell'allenamento della forza e viene incoraggiato ad allenarsi con carichi pesanti. Nel 1965 Mike ha l'opportunità di essere presente al Mister Olympia vinto da Larry Scott, un'esperienza da lui descritta come epica. Quello stesso giorno decide del suo futuro, vuole diventare il miglior bodybuilder del mondo. I risultati del suo entusiasmo non tardano ad arrivare. Nel 1969, a 18 anni, partecipa alla sua prima gara, il Mister Lancaster, e vince. Nel 1970 diventa Mister Pennsylvania. Lo stesso anno si arruola nell'aeronautica militare e si allena nel tempo libero. Nel 1971 partecipa al Mister America arrivando 10º, ma ha l'occasione di conoscere il vincitore, Casey Viator, che lo introduce ad Arthur Jones, promotore dell'allenamento ad alta intensità e inventore delle macchine Nautilus. In quel periodo Mike è deluso, frustrato, si allena ad alto volume 2-3 ore al giorno, ma non migliora. Sarà proprio l'incontro con Jones a impressionarlo e ad avvicinarlo ai tre principi base dell'allenamento ad alta intensità: intenso, breve e infrequente. Nel 1975 inizia gli studi universitari in medicina, che lascerà dopo 3 anni, ma lo aiuteranno a sviluppare un approccio scientifico all'allenamento e all'alimentazione. Dopo una pausa a causa di un infortunio ad una spalla, Mentzer riparte con una nuova strategia di allenamento e nel 1976 vince il titolo di Mister America. Nel 1977, supportato da Joe Weider, si trasferisce in California col sogno di diventare un bodybuilder professionista. Solo un anno dopo, nel 1978, con un peso sui 97 kg per 1,73 m di statura, Mike vince il Mister Universo con un punteggio perfetto, 300 punti, e diventa professionista. La sua carriera come pro è comunque brevissima e si svolge quasi tutta nel 1979, quando partecipa a 6 competizioni. Ricordiamo le vittorie alla IFBB Florida Pro Invitational e alla FBB Southern Pro Cup, il secondo posto dietro a Robbie Robinson al Pittsburgh Pro Invitational, il terzo posto alla Notte dei Campioni dietro a Robinson e Padilla, ma soprattutto il Mister Olympia 1979, dove con un peso sui 100 kg conquista il primo posto fra i pesi massimi e il secondo posto assoluto dietro a Frank Zane. Nel 1979 Mike appare sulle riviste delle copertine di settore e pubblica il suo primo libro, Heavy Duty, un manifesto sull'allenamento ad alta intensità dove riassume le sue teorie, in diretto contrasto con l'approccio ad alto volume proposto per anni da Arnold e compagnia. Un inizio brillante per Mike che sembra preludere a un futuro pieno di trionfi. In molti lo ritengono il favorito per la vittoria del Mister Olympia 1980, ma ricordiamo anche che in questo periodo Mike comincia ad assumere anfetamine per supportare i gravosi impegni quotidiani, sostanze che avranno profonde ripercussioni sulla sua psiche nel tempo. Consapevole che i giudici gli chiedono di essere più definito, per il Mister Olympia 1980 Mike decide di stare a dieta pre-gara per ben 8 mesi, 5 mesi in più rispetto ai canonici 3 mesi che era solito utilizzare. E così Mike si presenta a Sydney nella miglior forma della sua vita, con un peso sui 102 kg più definito che mai, con grandi aspettative. Ma il Mister Olympia 1980, con il ritorno alle gare di un Arnold non certo al meglio della sua forma, si rivela una delle competizioni più controverse della storia. E alla fine Mike sarà solo quinto, quando pensava di arrivare fra i primi 2. Il risultato della gara lo lascia scioccato. Mike si sente derubato, come del resto molti altri atleti presenti in gara. Per la forte delusione, a 29 anni decide di chiudere la carriera agonistica. Lascia le gare per dedicarsi ad altro. Nel 1984 investe tutte le sue energie come direttore di Workout, una nuova rivista emergente. Purtroppo la rivista sarà chiusa nel 1985.
Un evento che, unito alla scomparsa del padre e alla rottura con la fidanzata Kathy Gelfo, lascia Mike nello sconforto, allo sbando a combattere con i demoni della sua mente. Ci vorranno 5 anni prima che Mike, fra comportamenti bizzarri e ricoveri, riesca a riacquistare il controllo di se stesso e della sua vita. Dopo essersi allenato ad alto volume per diversi anni, Mike passò in seguito, seguendo i suggerimenti di Arthur Jones, ad eseguire allenamenti ad alta intensità, con una frequenza e soprattutto un volume moderati, con un'idea ben precisa: evitare il sovrallenamento. Lo vediamo in azione insieme al fratello Ray mentre si allenano intensamente. Il suo protocollo Heavy Duty originale, datato 1979, quando ancora era un atleta agonista, prevedeva 4 sedute settimanali con la seguente suddivisione. Lunedì e giovedì gambe, petto e tricipiti. Martedì e venerdì dorsali, spalle e bicipiti. Negli allenamenti faceva ampio uso della tecnica del preaffaticamento e delle ripetizioni forzate, adottando talvolta anche le ripetizioni negative. Una tipica routine per le gambe consisteva in una super serie di leg extension e leg press, una serie di squat, una serie di leg curl e 2-3 serie di polpacci alla calf machine. Per il petto 2 super serie di aperture con manubri su panca e distensioni su panca inclinata. Per i tricipiti 2 super serie di push down al cavo e dips alle parallele. Per i dorsali 2 super serie di tirate a braccia tese al lat machine e tirate al lat machine con presa inversa. Completava l'allenamento dei dorsali con 2 serie di rematore con manubrio. Per le spalle eseguiva 2 super serie di shrugs e rematore verticale, 2 super serie di alzate laterali con manubri e lento dietro, 2 serie di alzate laterali a 90 gradi. Per i bicipiti 2 super serie di curl con bilanciere e chin-ups. Il metodo Heavy Duty raccomanda di eseguire le ripetizioni in modo lento e controllato, 2 secondi per la fase positiva del movimento e 4 secondi per la fase negativa. Il range di ripetizioni viene mantenuto fra le 6 e le 9. Una volta che si è in grado di eseguire 9 ripetizioni in un dato esercizio, il peso va aumentato del 10%. Sia Mike che il fratello Ray praticavano anche allenamento aerobico come jogging e ciclismo quando intendevano tirarsi per le gare, perché ritenevano che li aiutasse a consumare calorie e ridurre il grasso corporeo. Da notare che negli anni 90, diventato allenatore a tempo pieno, con la revisione del metodo Heavy Duty, l'allenamento proposto da Mike divenne sempre più infrequente e a basso volume. Arrivò a proporre una sola serie per gruppo muscolare da eseguirsi una sola volta a settimana e anche meno, ma di questo parleremo un'altra volta. Sul piano alimentare, Mike sosteneva la necessità di adottare una dieta bilanciata, composta da un 60% di carboidrati, 25% proteine e 15% grassi, adattando le calorie quotidiane agli obiettivi del momento, sia che fossero di aumento della massa muscolare o riduzione del grasso corporeo. Riassumendo, Mike Mentzer è stato un personaggio unico che ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo del bodybuilding. Dopo una breve carriera agonistica, si è concentrato sulla ricerca e divulgazione di una teoria dell'allenamento ottimale per lo sviluppo muscolare. Personaggio schietto e sincero, che si condivida o meno il suo punto di vista riguardo all'allenamento, in ogni caso bisogna riconoscerne l'integrità di pensiero. Mike raccontava quel che pensava, spesso andando contro le pratiche e convinzioni comuni, cosa non sempre facile. Il suo contributo più importante è stato quello di offrirci un punto di vista alternativo sul bodybuilding, cercando di dare una spiegazione scientifica al lavoro svolto in palestra. Il problema di Mike magari è stato l'essere un po' troppo rigido, ossessionato dai suoi obiettivi con poca cura per la propria salute e senza un piano B per quando le cose non vanno per il verso giusto. Un uomo la cui storia, nel bene e nel male, ha parecchio da insegnare a tutti, nello sport e soprattutto nella vita. Ciao, alla prossima!